crespelle verdi, panico, no, sono facilissime da fare, non bisogna neanche pesare niente. Vi faccio vedere un sistema facilissimo e veloce per fare le crepe verdi, poi ci mettiamo dentro quello che volete. Facciamo 2 o 3 esempi, facilissimo. Ci servono degli spinaci, questi sono 3 cubetti di spinaci, quelli surgelati, scongelati, non cotti, crudi, scongelati e strizzati, va bene anche meno di mezzo sacchetto di quello fresco. Facciamo tutto nel frullatore, Allora, 3 cubi strizzati di spinaci crudi scongelati. 3 uova di gallina felice, queste qui sono una gallina che canta tutto il giorno, gallina messicana. 2 e 3, olè olè. Ci mettiamo meno di mezzo bicchiere di latte, a occhio, non vi preoccupate che poi aggiustiamo tutto. Gli do una frullatina appena appena. Basta. 3 cucchiai da minestra colmi di farina, non esagerati, ma anche se esagerati non vi preoccupate perché dopo l'aggiustiamo. Lo frulliamo per una ventina di secondi. Vedete che è molto denso? Chiama ancora latte, però prima gli diamo una condita. Naturalmente questa cosa la potete fare anche prima, Io la faccio dopo perché io mi regolo meglio con le quantità, però potete mettere anche tutto insieme già da subito. Noce moscata, poi ci metto un po' di sale, senza esagerare, il sale si fa sempre in tempo a mettere, poi ci metto un po' di prezzemolino fresco, se volete, se non volete non ce lo mettete, se volete piacere potete metterci anche peperoncino, aglio, qualsiasi cosa vi passi per la testa, quello che vi piace. Vedete com'è denso? Sembra omogenizzato, è troppo denso, quindi noi andiamo a correggere col latte, quindi latte adesso un po' alla volta finché non raggiungiamo la densità giusta che vi farò vedere qual è. Ecco, guardate come veste bene il cucchiaio. Se invece ha un aspetto più grumoso gli mettete ancora un goccino di latte, ma qui direi che siamo già a posto. Fuoco medio, non troppo forte perché sennò vi friggono, padella antiaderente. Non serve l'olio, non mettete l'olio nella padella antiaderente. Se occorre l'olio nella padella antiaderente perché vi attacca un po', vuol dire che dovete prendere la padella e buttarla via perché non va bene, anzi diventa tossica. Aspettiamo un attimo che si riscalda un po'. Per vedere se la pastella va bene ne prendiamo un cucchiaino, la punta di un cucchiaio, padella calda, gliela mettiamo sopra e vediamo se scorre troppo in giù vuol dire che è troppo liquida, serve un po' di farina, se si sfalda serve un po' di farina, se invece sta lì bella bella, si cucina, la giriamo, vediamo che va bene, è perfetta. Boh, attaccare non attacca, la densità mi sembra giusta, proviamo a girarla, si è anche girata senza lamentarsi. Direi che va bene, dai. Se per caso la vedete troppo spessa aggiungete un po' di latte all'impasto, ma io così dico che è perfetta. E assaggiatela. Cominciamo a fare le nostre crepe. Vedete com'è bella fluida? Non sta lì, va in giro, però non va in giro troppo velocemente, va in giro lentamente. Guardate come veste bene la padella. Ecco, fuoco medio e bisogna avere un po' di pazienza, lasciatela rosolare bene. Se vedete qualche bollicina non vi spaventate, è normale che quando si fa col frullatore fa le bollicine. Usate una papera di silicone per queste padelle qua, non usate il metallo, altrimenti rovinate la padella. Dopo 30-40 secondi, ecco, era assodata, vedete che da una parte è più scura e dall'altra è più verde, ecco. Dopo ci servirà questo bel verdone. Rifacciamola, Allora, guardate bene la densità, ma adesso vi ripeto anche gli ingredienti per bene, Ecco, qui ne manca un po', gliela mettiamo. Guardate come scorre, una meraviglia. Ecco, ho fatto. Vi ripeto le dosi, grosso modo, per farla più facile. 3 uova, 3 cucchiai colmi di farina di tipo 1, di tipo 0, quella che avete in casa, e circa 200 ml di latte, sale, noce moscata, un pochino di prezzemolo e gli spinaci, 3 palle di spinaci scongelate e strizzate da crudo, oppure una bella manciata di quelli freschi, crudi, così come sono, lavati e stirati. 2 cose, allora, le potete mettere una sopra l'altra così quando sono fredde, mi raccomando cucinatele bene, se no vi si appiccicano, su una pellicola e le usate anche dopo 2 giorni, oppure le potete anche congelare, così le potete preparare il giorno prima. Quando le fate, la parte più bella, più verde, la mettete sotto. Io ne ho fatte 9, ne sono venute fuori 9, noi siamo in 4, 2 a testa, 1 a zampa, tutti a posto. Ricordatevi la parte più verde sotto, così la parte meno bella la chiudiamo dentro.
Allora io le faccio ripiene semplici, naturalmente potete fare anche la besciamella, ricotta, quello che volete, ma non serve perché sono già saporite. Dunque io ho mia figlia che non mangia la mozzarella, però mangia gli altri formaggi, però è vegetariana, mio figlio che vuole solo prosciutto, però non vuole il formaggio, e quell'altro che vuole solo formaggio ma niente mozzarella, niente prosciutto, e quindi niente, me la invento un po'. Una pirofila imburrata o oleata, vedete voi come volete, l'importante è che gli mettete sotto qualcosa, oppure gli mettete sotto un po' di besciamella furba, quella del mio canale, cercatela, senza burro, senza olio, dietetica, senza farina, senza besciamella. E poi le metto dentro. I miei figli questo giro le vogliono così, quindi non gli metto dentro niente, però se volete fare un ripieno a base di ricotta, a base di funghi, a base di altre verdure, nel mio canale trovate tutte le ricette che volete. E io qua adesso mi metto prima quelle a prosciutto per ricordarmele, e poi dopo metto quelle con la mozzarella e poi metto quelle con la fontina. Che vizi che gli ho dato sti ragazzi. Ecco qui l'ultima con la mozzarella, ci sono andate dentro giuste giuste. Un po' di formaggio grattugiato, naturalmente se volete, ripeto, metteteci sopra della besciamella. Io questo giro le faccio così, semplici semplici, una botta di forno 10 minuti 200 gradi e siamo pronti. In forno, allora, se lo fate senza formaggio 12 minuti circa, 10-12 minuti 200 gradi bastano, altrimenti se ci mettete la besciamella ci vuole il doppio. L'importante è che siano belle gratinate sopra. Pronte, 10 minuti ci ho messo. Beh, senza besciamella è molto più veloce e anche molto più leggero. Ecco qua, questa è quella con la mozzarella, filante, caliente e buonissima. Vabbè, andiamo a mangiare, dai.